Adesso che abbiamo finito il giro 13, il verde lo possiamo anche staccare, che con il verde pure abbiamo finito. E dobbiamo andarci ad attaccare con l'azzurro. Quindi qua facciamo la stessa cosa. Prendiamo sempre le due costine, quella sopra e quella sotto, cioè quella a sinistra, e ci agganciamo con l'azzurro. Quindi il verde lo possiamo anche tirare e lo lasciamo qua. Quindi adesso andiamo a fare il giro 14, quindi facciamo una catenella, giriamo, subito nella prima facciamo un aumento, 1 e 2, e poi lavoriamo ancora 4 maglie basse, quindi per un totale di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse con l'azzurro, cambiamo colore e andiamo a prendere il rosa chiaro. Con il rosa chiaro andiamo a lavorare 4 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo colore e andiamo a prendere il grigio. Con il grigio andiamo a lavorare 5 maglie basse. La prima è questa qua, sul fucsia, che si va un po' a nascondere. Cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il lilla chiaro, cioè il lilla, e il grigio lo portiamo in avanti. Adesso con il lilla facciamo 4 maglie basse, cambiamo il colore con il giallo e facciamo le 2 maglie basse, e con il giallo poi abbiamo anche finito, quindi possiamo in caso tagliarlo e fermarlo con un altro filo. Quindi finito con il giallo riprendiamo il lilla, e il giallo sempre ce lo portiamo qua davanti, ricordiamoci sempre. Con il lilla adesso lavoriamo 3 maglie basse, cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio, quindi che ce l'abbiamo qui, il lilla lo possiamo tirare e mettere davanti. Con il grigio facciamo una maglia bassa. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo ad attaccarci con il bianco. Con il bianco anche qui serve un pezzettino piccolo, perché facciamo la codina del coniglietto, ma sono solo 6 maglie basse, quindi non ne serve molto. Con quindi il bianco facciamo 2 maglie basse e quindi cambiamo di nuovo colore e andiamo a prendere l'azzurro, quindi che ce l'abbiamo qui all'inizio. Il bianco portiamo, ok, anche qua davanti, e nell'ultima maglia che ci rimane andiamo a fare un aumento, quindi 2 maglie basse, 1 e 2. Quindi per questo 14° giro dobbiamo ritrovarci con 29 maglie basse. Per il livello 15 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo subito una maglia bassa, quindi iniziamo senza aumento. Adesso per qualche giro faremo solo le maglie, iniziamo senza aumento, sia alla fine, cioè sia all'inizio che alla fine. Quindi con l'azzurro facciamo 2 maglie basse, poi cambiamo il colore, prendiamo il bianco, con il bianco facciamo 2 maglie basse, quindi continuiamo qui la codina, cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il lilla. Con il lilla lavoriamo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il viola. Con il viola facciamo 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo di nuovo il lilla. Con il lilla lavoriamo 4 maglie basse, quindi cambiamo il colore e a sto giro prendiamo il grigio. Con il grigio andiamo a fare 6 maglie basse, quindi cambiamo il colore, prendiamo il rosa chiaro, lasciamo anche il grigio qua.
con il rosa chiaro, che adesso anche con questo fiore abbiamo finito, quindi con rosa chiaro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi una e 2. Quindi anche con questo qua adesso abbiamo concluso. Quindi se avete fili da tagliare e legare insieme, appunto potete pure staccare tutto, così un groviglio in meno che abbiamo qua. Quindi adesso cambiamo di nuovo il colore, andiamo a prendere l'azzurro. E adesso con l'azzurro andiamo a lavorare 7 maglie basse, quindi fino alla fine, e quindi non facciamo più aumenti. E anche in questo 15° giro ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Per il giro 16 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con l'azzurro facciamo 7 maglie basse. La prima, come sempre, niente aumento. Fatte le 7 maglie basse con l'azzurro, cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio. Quindi con il grigio andiamo a lavorare 9 maglie basse. Adesso cambiamo il colore e andiamo a prendere il lilla. Con il lilla adesso facciamo gli ultimi giri, cioè questo è l'ultimo giro pure del lilla, quindi poi anche il lilla possiamo staccarlo. Il grigio ce lo portiamo avanti e con il lilla facciamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Cambiamo il colore e andiamo ad attaccarci con il viola. Il lilla lo portiamo pure avanti. Con il viola adesso lavoriamo 3 maglie basse. La prima è qui sul lilla, di maglia bassa che dobbiamo andare a fare. Quindi 1, 2 e 3. Quindi cambiamo di nuovo il colore con il grigio a sto giro. Il viola lo lasciamo qua. Con il grigio facciamo una sola maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore e riprendiamo il lilla e il grigio lasciamo tutto qua. Con il lilla facciamo 2 maglie basse e 2, e con il lilla abbiamo finito, quindi poi lo possiamo anche staccare. Quindi ricambiamo il colore, riprendiamo il grigio, quindi il lilla lo mettiamo qua. Con il grigio facciamo una maglia bassa, cambiamo il colore, prendiamo il bianco e il grigio ce lo portiamo avanti. Con il bianco sono 2 maglie basse, quindi continuiamo la codina e anche con il bianco abbiamo finito, quindi il bianco qua lo possiamo anche staccare adesso, quindi ricambiamo il colore, andiamo a prendere l'azzurro che ce l'abbiamo qua dietro. Il bianco lo portiamo in avanti e con l'azzurro andiamo a fare 2 maglie basse, quindi 1 e 2. E anche in questo 16° giro ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Ho sistemato tutti i fili, adesso quelli che ci devono essere attaccati sono l'azzurro, il grigio e il viola, questi 3. Quindi andiamo a fare il giro 17, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con l'azzurro subito facciamo 3 maglie basse. Anche qua niente aumento, quindi cambiamo il colore con il grigio. Con il grigio andiamo a fare 5 maglie basse. Adesso cambiamo il colore e andiamo a prendere il viola. Andiamo a finire anche un po' sto ultimo fiore, ancora pochi giri e poi abbiamo finito. Quindi con il viola andiamo a lavorare 4 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere di nuovo il grigio. Con il grigio adesso andiamo a lavorare 7 maglie basse. Fatte le 7 maglie con il grigio andiamo a cambiare il colore e andiamo a mettere di nuovo un bianco, quindi ce ne prendiamo un altro pezzo un pochino più lungo
delle 6, ma leggermente, non di tanto. Però adesso ci andiamo a agganciare di nuovo con il bianco. Quindi con il bianco andiamo a fare 2 maglie basse, una e 2. Cambiamo di nuovo il colore, riprendiamo il grigio e con il grigio andiamo a lavorare 3 maglie basse. Quindi cambiamo di nuovo il colore, andiamo a prendere l'azzurro e con l'azzurro ci andiamo a finire il giro facendo 5 maglie basse. Quindi anche in questo 17° giro ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Per il 18° giro facciamo una catenella, giriamo e andiamo a lavorare 4 maglie basse. Cambiamo il filo e andiamo a prendere il grigio. L'azzurro, ricordiamoci, ce lo portiamo avanti. Con il grigio adesso lavoriamo 6 maglie basse. Quindi cambiamo il colore e ci andiamo a prendere il bianco. Con il bianco andiamo a fare una maglia bassa. Quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo di nuovo il grigio. Il bianco, ok, lo mettiamo qua. Con il grigio andiamo a lavorare 7 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il viola e quindi con il viola facciamo le ultime 2 maglie basse. Il grigio ce lo portiamo avanti, quindi 2 maglie basse con il viola e abbiamo finito anche questo ultimo fiorellino, quindi i fiorellini sotto sono stati fatti tutti. Adesso ci manca da fare il coniglio e il cielo. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere di nuovo il grigio. Quindi il viola ce lo portiamo avanti e poi ce lo sistemiamo, ce lo chiudiamo. Quindi adesso con il grigio andiamo a fare 6 maglie basse. Cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere l'azzurro. Il grigio ce lo portiamo in avanti e adesso con l'azzurro andiamo a fare le ultime 3 maglie basse. Quindi anche per questo 18° giro ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Per il 19° giro facciamo una catenella, giriamo e subito lavoriamo 4 maglie basse. Cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio e con il grigio facciamo 13 maglie basse. Fatte le 13 maglie con il grigio andiamo a cambiare il colore con il bianco. Con il bianco facciamo una maglia bassa. Cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere il grigio. Sono giusto ste maglie un po' singole, quindi il cambio di colore ce ne sono parecchie. E con il grigio adesso andiamo a lavorare 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse andiamo a cambiare il colore e prendiamo di nuovo il bianco. Con il bianco andiamo a fare una maglia bassa, quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il rosa per fare il nasino, che è quello là per il nasino e per le orecchie. Quindi il bianco lo lasciamo qua, con il rosa facciamo una sola maglia. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere l'azzurro. Questo rosa io ne ho preso un pezzettino proprio piccolo per fare il nasino, quindi volendo lo potete già pure staccare, poi per fare le orecchie ce ne attacchiamo con un altro pezzetto. Quindi con l'azzurro adesso andiamo a fare le ultime 3 maglie che ci restano. Quindi anche in questo 19° giro ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Per il giro 20 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro, con l'azzurro andiamo a fare 3 maglie basse, 1, 2 e 3, anche qua senza aumento. Quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio, l'azzurro ce lo portiamo avanti. Con il grigio andiamo a fare una maglia bassa. La maglia bassa bisogna farla sul rosa dove avevamo fatto il nasino,
che a volte magari si nasconde un po', quindi ve lo dico. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il bianco. Ok, il grigio ce lo portiamo avanti e con il bianco facciamo di nuovo una maglia bassa e la facciamo dove c'è già sotto il bianco. Quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il grigio, il bianco lo portiamo avanti. Con il grigio andiamo a lavorare 6 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il bianco, il grigio via. Con il bianco facciamo una maglia bassa, quindi la rifacciamo sopra già dove l'avevamo fatta. Quindi adesso cambiamo di nuovo il colore con il grigio, ok, il bianco ce lo portiamo qua avanti e con il grigio andiamo a fare di nuovo le 13 maglie basse. Fatte le 13 maglie basse andiamo a cambiare il colore, andiamo a prendere l'azzurro, il grigio ce lo portiamo avanti e con l'azzurro andiamo a finire il giro con le ultime 4 maglie basse. Quindi anche in questo 20° giro ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Adesso per il giro 21 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 5 maglie basse con l'azzurro e 5. Anche qua niente aumento, Quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio. E adesso con il grigio andiamo a lavorare 21 maglie basse. Fatte le 21 maglie con il grigio, cambiamo il colore e andiamo a prendere l'azzurro. E adesso con l'azzurro andiamo a lavorare le ultime 3 maglie basse che ci restano. 1, 2 e 3. Quindi anche in questo 21° giro ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Per il giro 22 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e con l'azzurro lavoriamo 4 maglie basse. Cambiamo il colore con il grigio e adesso con il grigio andiamo a lavorare 20 maglie basse. Fatte le 20 maglie basse andiamo a cambiare il colore e andiamo a prendere l'azzurro. E adesso con l'azzurro andiamo a finire il giro, quindi lavorando le ultime 5 maglie basse. Anche nel giro 22 ci dobbiamo ritrovare con 29 maglie basse. Per il giro 23 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e adesso iniziano i giri delle diminuzioni. Ok, fino adesso abbiamo aumentato e adesso andiamo a diminuire. Quindi per il giro 23 iniziamo subito facendo una diminuzione con l'azzurro, sempre. Quindi una diminuzione più facciamo 5 maglie basse, quindi in totale dobbiamo avere 6 maglie basse. Una l'abbiamo già fatta. Adesso cambiamo il colore con il grigio. Ok, l'azzurro lo lasciamo qua. Con il grigio adesso andiamo a lavorare 13 maglie basse. Fatte le 13 maglie basse andiamo a cambiare colore e andiamo a metterci con il nero, andiamo a prendere il nero che facciamo l'occhio. Anche qua con l'occhio, cioè con il nero facciamo proprio, sono 3 maglie basse, quindi un pezzettino piccolo, non ne serve tantissimo. Quindi con il nero adesso lavoriamo 2 maglie basse, quindi una e 2. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il grigio. Con il grigio lavoriamo 3 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere l'azzurro, che ce l'abbiamo come sempre qua in fondo. Con l'azzurro adesso andiamo a lavorare 3 maglie basse. Quindi facciamo la prima, facciamo la seconda e nell'ultima andiamo a fare una diminuzione, quindi 1 e 2 e ci ritroviamo con 3 maglie basse. Quindi per questo 23° giro ci dobbiamo ritrovare con 27 maglie basse. Nel giro 24 facciamo una catenella, giriamo il lavoro
e con l'azzurro andiamo a lavorare 4 maglie basse senza diminuzioni, quindi proprio facciamo 1, 2, 3 e 4. Poi cambiamo il colore e andiamo a prendere il grigio, l'azzurro ce lo portiamo avanti. Con il grigio lavoriamo 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il bianco, che spero che non l'abbiate staccato, o comunque se l'avete staccato non importa, prendetene un altro pezzetto, quindi ci portiamo il bianco qua sopra. Okay, anche qua se dovesse tirare un po' allarghiamo, quindi il grigio ce lo portiamo avanti e con il bianco andiamo a lavorare una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il nero e con il nero, okay, il bianco portiamolo avanti, non ce li dimentichiamo sti fili dietro. Con il nero andiamo a fare una maglia bassa, quindi il nero l'abbiamo pure finito, quindi volendo lo potete poi staccare. Quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il grigio. Con il grigio adesso lavoriamo 3 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prenderci l'azzurro, quindi il grigio ce lo portiamo avanti. Con l'azzurro facciamo una sola maglia bassa e quindi cambiamo di nuovo il colore, riprendiamo il grigio, l'azzurro, ok, qua davanti. Con il grigio adesso andiamo a lavorare 8 maglie basse. Fatte le 8 maglie con il grigio andiamo di nuovo a cambiare il colore, quindi prendiamo l'azzurro e con l'azzurro andiamo a lavorare 7 maglie basse, quindi le ultime 7. Quindi in questo 24esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 27 maglie basse. Per il giro 25 andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 15 maglie basse, quindi all'inizio niente diminuzione. Fatte le 15 maglie con l'azzurro andiamo a cambiare il colore e prendiamo il grigio. Con il grigio andiamo a lavorare 8 maglie basse. Fatte le 8 maglie con il grigio andiamo di nuovo a cambiare il colore e prendiamo di nuovo l'azzurro e con l'azzurro ci finiamo il giro facendo le ultime 4 maglie basse che ci restano. Quindi anche per questo 25esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 27 maglie basse. Per il giro 26 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 5 maglie azzurre senza fare diminuzione. Cambiamo il colore con il grigio, quindi con il grigio andiamo a lavorare 4 maglie basse, quindi cambiamo il colore e andiamo a prenderci il bianco, quindi con il bianco andiamo a fare una sola maglia bassa, ok, quindi cambiamo di nuovo il colore con il grigio. Con il grigio facciamo 3 maglie basse, quindi cambiamo il colore e andiamo a prendere l'azzurro. Quindi adesso con l'azzurro andiamo a finire tutto il giro, che sono 14 maglie basse. Quindi anche in questo 26esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 27 maglie basse. Adesso per il giro 27 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo subito una diminuzione. Quindi adesso andiamo a lavorare altre 11 maglie basse, quindi in totale devono essere 12 maglie basse. Quindi cambiamo il colore con il grigio,
Con il grigio lavoriamo 4 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere il bianco. Con il bianco facciamo una maglia bassa e poi il bianco lo possiamo anche staccare perché poi non ci serve più, quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo di nuovo il grigio. Con il grigio adesso lavoriamo 3 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e prendiamo l'azzurro e con l'azzurro adesso andiamo a finire il giro facendo 5 maglie basse. L'ultima è una diminuzione. Quindi in questo 27esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 25 maglie basse. Adesso per il giro 28 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 8 maglie basse senza diminuzione. Adesso andiamo a cambiare il colore, quindi prendiamo il grigio. Adesso con il grigio andiamo a lavorare 6 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, ce lo portiamo avanti e con l'azzurro andiamo a finire il giro facendo 11 maglie basse. Anche in questo 28esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 25 maglie basse. Adesso per il 29esimo giro andiamo a fare una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 10 maglie basse, quindi senza diminuzione. Fatte le 10 maglie con l'azzurro andiamo a cambiare il colore e andiamo a prendere il grigio. Con il grigio lavoriamo 2 maglie basse. Adesso poi ci andremo a mettere con anche il rosa, quindi ci saranno molti cambi colore qua. Quindi cambiamo il colore e appunto ci agganciamo con il rosa, lo stesso quello che abbiamo fatto il nasino. Quindi con il rosa facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere di nuovo il grigio. Con il grigio facciamo 2 maglie basse, una e 2, cambiamo di nuovo il colore e riprendiamo il rosa. Con il rosa facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore, riprendiamo il grigio. Con il grigio facciamo di nuovo una maglia bassa, quindi ricambiamo di nuovo il colore. Purtroppo qua siamo un po' così a tanti cambiamenti. Prendiamo l'azzurro e con l'azzurro ci finiamo il giro facendo le nostre 8 maglie basse. E anche in questo 29esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 25 maglie basse. Adesso al 30esimo giro facciamo una catenella, giriamo e con l'azzurro dobbiamo andare a lavorare 7 maglie basse, però la prima facciamo la diminuzione. Adesso di nuovo qua facciamo parecchi cambi colore, quindi facciamo attenzione. Cambiamo subito il colore e prendiamo il grigio. Con il grigio facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il rosa. Con il rosa facciamo una maglia bassa ed è sopra il rosa che avevamo fatto già nel giro precedente. Quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il grigio. Con il grigio adesso facciamo 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con il rosa. Con il rosa di nuovo facciamo una maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore con il grigio. Con il grigio facciamo 2 maglie basse. Adesso cambiamo di nuovo il colore e ci andiamo a prendere l'azzurro e con l'azzurro adesso dobbiamo andare a lavorare 8 maglie basse e l'ultima è una diminuzione, quindi 7 e l'ultima una diminuzione.
Quindi in questo 30° giro ci dobbiamo ritrovare con 23 maglie basse. Per il 31° giro facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 8 maglie basse senza fare diminuzioni. Fatte le 8 maglie basse, cambiamo il colore e prendiamo il grigio. Adesso di nuovo ci sono un po' di cambi colore da fare. Quindi con il grigio facciamo una maglia bassa, cambiamo il colore, prendiamo il rosa, con il rosa facciamo una maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo colore e riprendiamo il grigio. Con il grigio facciamo 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il rosa, con il rosa di nuovo una maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore e riprendiamo il grigio. Con il grigio facciamo 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e a sto giro prendiamo l'azzurro e con l'azzurro andiamo a farci le nostre 7 maglie basse, quelle che ci servono per finire il giro. Quindi anche per questo 31° giro ci dobbiamo ritrovare con 23 maglie basse. Adesso per il 32° giro facciamo una catenella, giriamo e iniziamo subito con una diminuzione e poi dobbiamo lavorare altre 5 maglie basse, quindi per un totale di 6 maglie basse. Fatte le 6 maglie basse, cambiamo il colore e prendiamo il grigio, l'azzurro ricordiamoci di portarlo avanti. Con il grigio lavoriamo 2 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e riprendiamo il rosa, il grigio lo portiamo avanti. Con il rosa facciamo una maglia bassa, quindi la rifacciamo sopra il rosa, quello che avevamo già sotto. Poi cambiamo di nuovo il colore, riprendiamo il grigio. Con il grigio adesso facciamo 4 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e riprendiamo il rosa. Con il rosa abbiamo anche quasi finito, ci manca solo il prossimo giro e poi l'abbiamo fatto. Quindi con il rosa facciamo una maglia bassa, cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il grigio. Con il grigio anche facciamo una sola maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo l'azzurro. Con l'azzurro andiamo a fare 6 maglie basse, l'ultima è una diminuzione. Quindi per questo 32° giro ci dobbiamo ritrovare con 21 maglie basse. Per il giro 33 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con l'azzurro facciamo 6 maglie basse senza diminuzioni. Quindi cambiamo il colore, prendiamo il grigio, con il grigio facciamo una maglia bassa, cambiamo il colore e prendiamo il rosa. Con il rosa facciamo 2 maglie basse e il rosa l'abbiamo pure finito, quindi possiamo anche poi staccarlo e tagliarlo e metterlo via. Quindi cambiamo di nuovo il colore, prendiamo di nuovo il grigio. Con il grigio facciamo 2 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore e andiamo a prendere l'azzurro. Con l'azzurro facciamo una sola maglia bassa, quindi cambiamo di nuovo il colore e andiamo a riprendere il grigio. Con il grigio andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo l'azzurro e ci finiamo il giro con le ultime 6 maglie che ci restano. Per questo 33° giro ci dobbiamo ritrovare con 21 maglie basse. Per il 34° giro facciamo una catenella, giriamo
e andiamo a fare 4 maglie con l'azzurro, però la prima facciamo la diminuzione, quindi cambiamo il colore e prendiamo il grigio. Con il grigio lavoriamo 4 maglie basse, quindi adesso cambiamo di nuovo il colore, prendiamo l'azzurro, il grigio ce lo lasciamo pure qua. Con l'azzurro facciamo 3 maglie basse, cambiamo di nuovo il colore, prendiamo il grigio. Con il grigio facciamo 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore, okay, con l'azzurro, e con l'azzurro ci finiamo il giro facendo in totale 5 maglie basse, quindi l'ultima è una diminuzione. Quindi per questo 34esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 19 maglie basse. Per il giro 35 facciamo una catenella, giriamo il lavoro e con l'azzurro lavoriamo 12 maglie basse senza diminuzione. Quindi cambiamo di nuovo il colore e prendiamo il grigio. Con il grigio lavoriamo 3 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro e con l'azzurro ci lavoriamo le ultime 4 maglie basse che ci restano. Quindi per questo 35esimo giro ci dobbiamo ritrovare sempre con 19 maglie basse. Stiamo arrivando alla fine, dai. Adesso per il giro 36 facciamo una catenella, giriamo il lavoro, facciamo subito una diminuzione e poi lavoriamo altre 2 maglie basse, quindi per un totale di 3 maglie basse. Quindi cambiamo il colore e prendiamo il grigio e con il grigio poi abbiamo finito, quindi questo anche l'ultimo giro del grigio. L'azzurro ce lo portiamo avanti. Con il grigio facciamo 2 maglie basse, quindi cambiamo di nuovo il colore con l'azzurro, il grigio ce lo portiamo avanti e ce lo possiamo anche già tagliare, così non ci dà più fastidio per lavorare con l'azzurro, perché da adesso in poi appunto lavoriamo solo con l'azzurro. Ci finiamo il giro appunto con l'azzurro facendo 12 maglie basse e l'ultima è una diminuzione. Quindi per questo 36esimo giro ci dobbiamo ritrovare con 17 maglie basse. Nel giro 37 facciamo una catenella, giriamo e andiamo a lavorare 17 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Da adesso in poi andiamo a diminuire sempre sia all'inizio che alla fine, quindi ci restano da fare praticamente 5 giri, sempre andando a diminuire, sempre con l'azzurro e sempre andata e ritorno. Quindi dobbiamo arrivare fino al giro 42 con 7 maglie basse, quindi non sto neanche a farvelo vedere perché tanto è cioè abbastanza semplice, quindi vi ho fatto vedere più qua dove appunto c'era il disegno, solo le maglie azzurre, le diminuzioni appunto le fate voi tranquillamente. Quindi diminuite sia all'inizio che alla fine fino ad arrivare al giro 42 con 7 maglie basse. Ed ecco qua, ho finito appunto i miei ultimi 5 giri che mi restavano da fare, ho tagliato pure il filo, ho fatto il nodino di sicurezza. Adesso dobbiamo andare a fare la parte del retro e praticamente sono gli stessi giri di andata e ritorno che abbiamo fatto qua, però senza il disegno. Poi se voi lo volete fare con il disegno, fatelo pure col disegno. Io per comodità e anche comunque per il tempo l'ho fatto tutto liscio. Vi lascio comunque tutte adesso le spiegazioni di giro per giro, quante maglie, con quanto si inizia, gli aumenti e poi le diminuzioni. Ok, quindi non ve lo sto neanche a far vedere perché tanto sono comunque tutti i giri di andata e ritorno a maglia bassa, si aumenta sia all'inizio che alla fine, si diminuisce sia all'inizio che alla fine.
Quindi vi lascio tutto dettagliato, appunto tutto scritto, voi vi fate la parte dietro e poi appunto ci vediamo per attaccarle insieme, per farvi vedere la chiusura finale. Ho finito, come potete vedere, la mia parte del dietro, ok? Quando arrivate qui alla fine non staccate il filo, perché poi con lo stesso filo andiamo ad attaccare la parte davanti. Però prima di andarvi a far vedere per attaccare la parte davanti, riprendiamo un attimo la presina questa qua del coniglietto, la parte davanti, e andiamo a fare praticamente i gambi qua dove ci sono i fiorellini. Sempre se li volete fare, se la volete lasciare così, lasciatela pure così. Però io vi faccio vedere anche appunto come poter fare il gambo. Quindi ho preso un verde un pochino più scuro a confronto a quello che abbiamo usato per lo sfondo qua di questa presina. Con quindi il verde scuro facciamo ad esempio prima questo, quello che si attaccherà qui al viola, che facciamo poi anche la fogliolina. Vi faccio vedere anche come fare la fogliolina. Entriamo più o meno qua dove c'è 1, 2, 3, tra il terzo e il quarto giro, ok? Facciamo attenzione perché allora qua nel retro molti, cioè qua adesso è tutto liscio, però magari vedete in alcune parti ci sono i fili che abbiamo chiuso, quindi fate un po' di attenzione quando andate a prendere il filo verde. Il filo verde ce lo teniamo così, che deve stare lì dietro della presina. Quindi infiliamo l'ago e tiriamo fuori il filo verde. Allora io adesso andrò a fare un gambo leggermente curvato, ok? Quindi andrò a dare questa forma qua. Andiamo praticamente a lavorare tutte le righe tra un giro e l'altro, ok? Noi andiamo a prendere praticamente tutte, cioè non ne saltiamo nessuna. Quindi vado a prenderlo un pochino verso destra per fare il secondo, ok? Poi vado a fare il terzo, il quarto. Bisogna fare attenzione perché appunto non è neanche semplice prendere il filo da dietro, perché comunque ti scappa un po'. Infatti io non sto riuscendo, ok, a prenderlo. Quindi bisogna fare un po' di attenzione. Piano piano comunque si fa. Vedete, adesso sto andando già verso sinistra. Ok. Visto, prendo praticamente tra tutti i giri, ok, prendo e vado a fare una maglia bassissima e sono arrivata qua, praticamente dove c'è il fiorellino. Quindi una volta che sono qua, vado a tirare fuori tutto il filo. Quindi qua non usate il gomitolo intero, cioè fatevi solo un pezzo di filo. Mi rimetto di nuovo qua dove ho fatto, vedete dove esce praticamente il filo che ho fatto l'ultima maglia, e mi vado a portare il filo nella parte dietro. Ok, quindi lo tiro tutto. Qua se è troppo stretto come me che si è tirato giustamente, ok, lo allarghiamo un pochino. Ok, quindi abbiamo fatto il gambo. Adesso per fare la fogliolina, sempre con lo stesso filo, quindi non dobbiamo neanche staccarlo, ci andiamo a mettere più o meno a questa altezza, dopo due, ok, dopo due maglie bassissime che abbiamo fatto, ci andiamo a mettere proprio qui attaccate alle maglie bassissime. E qua, di nuovo, andiamo a prendere, ok, per la fogliolina facciamo 2,
e 3. Poi ci giriamo la presina praticamente così, perché adesso dobbiamo andare a lavorare ritornando indietro. Quindi andiamo di nuovo nel buco tra una parte e l'altra e rimettiamo di nuovo l'uncinetto da dove abbiamo iniziato la prima fogliolina, cioè la prima maglia bassissima. Anche qua di nuovo tiriamo fuori il filo, mettiamo l'uncinetto da dietro dove praticamente inizia il tutto e ci portiamo il filo dietro. Visto? E abbiamo fatto appunto il gambo con la fogliolina. La stessa cosa lo possiamo fare qua. Io qua appunto, come avete visto, in questa qua che ho già fatto, qua è un pochino più corto perché giustamente lo spazio è di meno e c'è anche qui una piccola fogliolina, e qua lo stesso, questo sarebbe il gambo e questa è la fogliolina. Ok, quindi usate lo stesso metodo che vi ho fatto vedere qua, le fate anche per queste altre due fiorellini, sempre se volete farlo. Ok, una volta fatto questo, qua si taglia il filo in eccesso, ok, poi con lo stesso filo, che comunque se l'avete fatto lungo, comunque ve ne avanza, fate gli altri gambi e qua come al solito chiudiamo tutto con dei nodini. Una volta che avete finito appunto di fare tutte foglioline e tutto quanto, prendiamo quindi la parte del dietro. Allora, qui la parte del dietro, la chiusura, allora, vedete, la chiusura qua ce l'abbiamo sulla destra, ok? Abbiamo finito praticamente con l'ultimo giro che era al rovescio, quindi la chiusura ce l'abbiamo sulla destra. La parte del dietro la rimettiamo così, anche questo qua che ci resta sulla destra, in modo che così abbiamo le maglie che combaciano. Anche vedete solo qui al lato, non so se riuscite a vedere, cioè ce l'abbiamo, qui c'è il nodino, vedete, qua è uguale, qua cioè finisce così, quindi riusciamo a prenderle meglio. Possiamo fermarcele con dei marcapunti, ok? Quindi prendiamo qui gli angolini e mettiamo il marcapunti e qua lo stesso. Una cosa, quando adesso andiamo a chiuderla faremo tutto un giro a maglia bassa, ok? Qua dove ci sono gli angoli, quindi sia da una parte che dall'altra, facciamo nella stessa maglia 2 maglie basse in modo da farla venire bene un po' arrotondata, come anche qua in questo angolo qua e in questo angolo qua andremo a fare le 2 maglie basse. In totale come maglie cercate di farne più o meno 109. Io ho visto in questa qua che ne avevo fatto 108 in realtà, però poi facendo il giro questo qua dei ventaglietti ho visto proprio che me ne mancava una giusto per chiuderlo bene, sai qua. Quindi quello che vi chiedo è di dire fatene 109, magari una in più si riesce a fare se si mette da qualche parte, comunque si riesce a fare, ok? Quindi una volta che siamo qua ci prendiamo questo filo azzurro, ce lo possiamo mettere pure tutto dentro, nascondiamo così. Quindi mettiamo l'uncinetto dalla prima maglia qua che abbiamo dell'azzurro del davanti, con quella del dietro ce la portiamo in avanti qua. Ok, facciamo una catenella, rientriamo qua, quindi, e ci facciamo già le 2 maglie basse, quindi siamo già a 2. Poi lavoriamo, facciamo 3, ok, e questa è la quarta.
Allora, quarta perché qua c'è il doppio, però in realtà abbiamo lavorato 3 maglie basse. Allora, abbiamo chiuso qua l'ultimo giro che avevamo 7 maglie basse, quindi dobbiamo lavorare 3 maglie basse di qua, 3 maglie basse di qua. Quella centrale, quindi che sarebbe la quarta maglia, qui andiamo a fare il cappietto. Quindi siamo nella quarta maglia adesso qua, ci facciamo una maglia bassa, 15 catenelle. Fatte le 15 catenelle, rientriamo di nuovo qua nella quarta maglia e facciamo una maglia bassa. Ok, quindi ci siamo fatti già il cappietto e adesso lavoriamo le altre 3 maglie che ci restano qua. Quindi 1, 2 e questa dove c'è il marcapunti. Ok, qui andiamo a fare l'aumento, quindi ne facciamo una e un'altra 2. Ok, quindi in totale qua sopra abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, perché contiamo anche quella del cappietto, quindi 5 e 6, perché qua nella quarta praticamente sono 2 maglie basse, quindi 6, 7, 8, 9 e 10. In totale qua ne abbiamo già 10. Quindi adesso ci andiamo a fare tutto il giro a maglia bassa, quindi ce le contiamo e appunto dobbiamo arrivare comunque qua che abbiamo 109 maglie. Ho finito tutto il mio giro, vedete, con appunto il giallo, quindi le ho unite. Adesso sono qua, ho fatto praticamente l'ultima maglia e ho fatto 109 maglie basse. Qua più o meno in questa parte mi sono andata a fare un po' degli aumenti perché avevo visto che più o meno contando non ci sono arrivata, quindi mi sono andata a fare degli aumenti qua. Adesso, senza chiudere, senza fare niente, non nella prima, ma entriamo nella seconda maglia bassa che abbiamo lavorato e andiamo a fare, in questa seconda maglia bassa, andiamo a fare 5 maglie alte. Poi saltiamo 2 maglie, nella terza, che è praticamente la maglia bassa dove poi iniziano le catenelle per il cappietto, qui nella terza andiamo a fare una maglia bassissima. Allora, una maglia bassissima ve la faccio fare solo adesso, da qui e qui. Poi dopo, quando andiamo a chiudere il ventaglietto, andremo a fare le maglie basse. Quindi adesso andiamo a lavorare dentro il cappietto e andiamo a fare 20 maglie basse. Fatte le 20 maglie basse dentro il cappietto, andiamo sulla maglia bassa che abbiamo fatto qui, che avevamo chiuso il cappietto, e andiamo a fare una maglia bassissima. Quindi contiamo le maglie, ne saltiamo 2, 1, 2, nella terza, quindi 1, 2, nella terza andiamo a fare di nuovo 5 maglie alte. Saltiamo 2 maglie, nella terza andiamo a fare una maglia bassa. Saltiamo 2 maglie, nella terza di nuovo 5 maglie alte. Di nuovo saltiamo 2 maglie, nella terza una maglia bassa. Quindi questo è il giro che dobbiamo andare a fare. Quindi saltiamo 2 maglie, nella terza facciamo il ventaglietto con 5 maglie alte. Saltiamo di nuovo 2 maglie, sempre nella terza andiamo a fare la maglia bassa per chiudere e tenere fermo il ventaglietto. Quindi questo lo dobbiamo fare appunto per tutto il giro fino ad arrivare qui all'ultimo, anzi al primo ventaglietto che già avevamo fatto. Ed eccole qua le presine finite. Qua all'ultimo avevo finito, appunto mi sono ritrovata con le maglie, quindi ho fatto l'ultima maglia bassa e poi mi sono agganciata praticamente alla prima maglia alta che avevamo fatto per iniziare il ventaglietto. Quindi sono molto carine, ma molto impegnative. Come avete potuto vedere c'è un bel lavoraccio comunque da fare perché comunque ci sono tanti cambi colori, il filo che si aggroviglia, quindi è abbastanza impegnativa. Però io spero che con lo schema che vi ho lasciato, le spiegazioni appunto a video, quindi a mia voce, che con la mia voce che magari avete potuto, vi è potuta essere d'aiuto, spero che riuscite a farla perché è veramente molto carina.
quindi spero che anche voi vi divertiate come mi sono divertita io. Ok, quindi vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il tutorial vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!